Bueno, la serie di Netflix, ragazzi, mi ha fatto spaventare di brutto. Io La Palma sono Andre. Dobbiamo scappare. Bueno, come vi ho detto, ragazzi, la serie della Palma mi ha assustato non poco, spaventato tantissimo, quindi credo che è il momento che mi calmo, perché non penso che va a venire giù il vulcano e si crea uno tsunami enorme adesso. Forse mi dà tempo per fare 10 minuti di video. Oggi vi spiego tutta la verità sulla serie di Netflix La Palma. Le cazzate per ora sono finite, ho spostato le telecamere 10 volte, possiamo andare a registrare qualcosa di interessante. Andiamo! Consiglio a tutti, dopo tutto lo sbattimento che mi sono fatto, per favore condividete con WhatsApp questo video. È costruttivo, divertente, o perlomeno questo spero. Lasciatemelo sapere nei commenti. Ci spostiamo di location e vi spiego tutta la verità sulla serie di Netflix. Ci spostiamo di location e vi dico tutta la verità sulla serie Netflix La Palma. Ok, andiamo, vediamo se ce la facciamo. Fai buddy, fai bravo. Ciao ragazzi, hola chicos! Circa 2 settimane fa è uscita la serie di Netflix sulla Palma. La Palma, ragazzi, notizione, esiste. Non so quanti di voi lo sanno, ma La Palma esiste veramente, è qui proprio sotto i miei piedi e quindi mi sembra doveroso fare un video per spiegarvi quanto c'è di vero in questa serie veramente catastrofica, dove l'isola esplode, dove si forma uno tsunami gigantesco e addirittura cade un aereo e la gente sopravvive. Ma non so. Un po' strano è. Dunque, prima di tutto bisogna fare un disclaimer per farvi capire che c'è una differenza tra La Palma, l'isola della Palma, e Las Palmas di Gran Canaria, che invece è una città. Qui sotto di me c'è l'isola della Palma, è l'isola più occidentale delle isole Canarie, quindi quella più in mezzo all'oceano, più lontana dalla costa del Sahara, che è da quella parte. Sicuramente alcuni di voi la conoscono perché c'è stata un'eruzione nel 2021, quindi già iniziamo a scoprire che c'è un fondamento di verità nella serie di Netflix. Comunque, per non farvi confondere, metto qua in sovraimpressione una bella mappetta, così riusciamo tutti, anche chi non la conosce, a sapere dov'è esattamente l'isola della Palma, che chiamano tra l'altro la Isla Bonita. Allora, cerchiamo di capirci un attimo, quasi cado. Durante la serie c'è una mega eruzione vulcanica, effettivamente questo è vero perché abbiamo vissuto un'eruzione vulcanica nel 2021. Una grande eruzione vulcanica, il vulcano ha eruttato per circa 2 mesi, è stato un casino perché, vi lascio immaginare, ha inghiottito tantissime case, imprese. Fortunatamente non ci sono state vittime, a parte un signore che è caduto da un tetto limpiando la cenere, pulendo la cenere, perché veramente il vulcano ha espulso una quantità incredibile di lava e di cenere che arrivava in tutta l'isola, addirittura anche nelle isole vicine. Questo accade, ragazzi, le eruzioni alla Palma sono abbastanza frequenti, ce n'è stata una negli anni 70, una negli anni 40 e sono frequenti perché? Perché la Palma è giovane, è un bebè. Praticamente la Terra ha circa 4,54 miliardi di anni, mentre la Palma ha solamente 2 milioni di anni, per cui è un'isola nuova. Addirittura durante l'eruzione vulcanica
c'è stata la crescita dell'isola, perché la lava è arrivata al mare, come è successo poi qualche anno prima in questa zona, e quindi ha creato un pezzo di isola in più, chiamata qui La Fajana. Come potete vedere da quello che abbiamo intorno, praticamente è tutta lava l'isola della Palma. Questa lava dimostra che è recente. Adesso chiaramente non vi so dire quanti anni fa c'è stata questa eruzione qui dove siamo noi adesso, non vi so dire quando è stata. Sì, perché La Palma è una caldera, praticamente è un mega vulcano. Guardando sulla montagna si possono vedere tantissimi coni vulcanici. Non è, per intenderci, come il Vesuvio, che se per caso erutta inizia a uscire la lava dal cono principale. Qui la lava può uscire da qualsiasi parte, sotto di me, sulla montagna o in qualsiasi altra zona. Siamo in una mega caldera, è un vulcano veramente molto attivo quello della Palma. Quindi ragazzi, sì, c'è un fondamento di verità effettivamente. Nella serie penso addirittura si siano proprio ispirati a questa eruzione avvenuta nel 2021 per poi scrivere la serie di Netflix La Palma. Non è andata esattamente come dicono nella serie, perché praticamente il vulcano non è esploso all'improvviso. Ci sono parecchi segnali che accadono prima di un'eruzione vulcanica. Per esempio ci sono state decine di sciami sismici per cui la casa tremava, non erano di grande magnitudo, però si sentiva. Inoltre si è gonfiato il terreno, si è alzato leggermente il terreno, per cui con i sismografi e tutti i vulcanologi che ci sono presenti nell'isola e alle isole Canarie sono riusciti, tra virgolette, a prevedere l'eruzione. Quindi non sapevano il giorno preciso in cui sarebbe esploso il vulcano, che se non erro era una domenica, ma poi effettivamente ci sono stati dei segnali che hanno avvisato che questa eruzione era imminente. Non sto qua a farvi un pippone, chicos, perché se no veramente diventiamo come Geopop, e non vorrei far girare palle e soprattutto essere smentito da Riccardo di Geopop e tutto lo staff. Quindi ragazzi, se non erro, hanno fatto anche loro un video fantastico sulla Palma già all'epoca dell'eruzione. Se lo trovo vi metto un link qua sotto. Sì ragazzi, credo che come potete intuire dalla location stiamo per parlare dello tsunami. Sicuramente non vado a fare la stessa cazzata che hanno fatto quelli lì, che quando c'è stata l'allerta tsunami si sono precipitati alle barche per cercare di cambiare isola. Mi sembra veramente una tonteria. Io lo farei per certo, ma in un altro modo, e adesso vi spiego come. Marina La Palma, moto de agua, me reciben chicos. Aquí la Palma delante de agua. Ciao Massi, permiso para salir, por favor. Sí, alternativa, la puerta está abierta. Vale, gracias a voi. Chicos, ho voluto portarvi in moto d'acqua per parlarvi della parte della serie dello tsunami. Mi sembra senza ombra di dubbio una cagata colossale prendere una barca, correre alle barche quando c'è un rischio di uno tsunami come quello che c'è stato. Quindi ho voluto portarvi in moto d'acqua, sicuramente per farvi apprezzare della parte dell'isola secondo me più bella, la costa, dove si apprezza veramente tutto il panorama e lo splendore che ha l'isola della Palma, e inoltre per darvi un consiglio: se c'è uno tsunami non andate assolutamente in barca. Io, se dovesse succedere uno tsunami, sinceramente prendo la moto d'acqua e me ne vado in moto d'acqua, perché mi sento molto più sicuro con una moto d'acqua. Posso saltare le onde, inoltre siamo in mezzo all'Oceano Atlantico e quindi siamo abituati a fare dei numeri pazzeschi. Non dico come Nazareth in Portogallo, ma quasi ci siamo. Come potete vedere ragazzi, lo spettacolo è incredibile. Effettivamente l'isola, quando si formano queste nuvole in cima alle montagne, dà molto l'impressione di un vulcano pronto per esplodere, anche se non è così. E la teoria dello tsunami della serie non è inventata di sana pianta, perché effettivamente c'è stato uno studio fatto da due scienziati inglesi di National Geographic, vi vado a lasciare qua il link in descrizione, che praticamente spiega che dall'altro lato dell'isola, aspetta che mi giro così vediamo l'isola,
Dall'altro lato dell'isola c'è la possibilità che una parte sud si stacchi completamente una grande massa di roccia e vada a finire nell'oceano provocando un mega tsunami. C'è qualcosa di vero perché effettivamente c'è stato uno studio scientifico, si è dimostrato che una parte dell'isola è già scivolata di circa 6 metri, quindi c'è una crepa. E cosa accade? Accade che l'acqua che c'è all'interno del vulcano non riesce a trovare una via di fuga, quindi la pressione dell'acqua aggiunta con la pressione della lava potrebbe effettivamente provocare delle esplosioni interne alla montagna e fare in modo che la palma, che un pezzo della palma, no, la palma intera, vada a finire nel mare, provocando chiaramente uno tsunami gigantesco che provocherà grandi problemi sia nelle isole Canarie che possibilmente dall'altra parte dell'oceano. Comunque vi lascio un link in descrizione se volete approfondire l'argomento. Questa non è sicuramente una cosa che può avvenire dall'oggi al domani, sicuramente guardando per esempio la mappa della Palma, che ve la metto qui, nella parte nord manca, anzi non so se è stata una grande idea col mare così, nella parte nord dell'isola manca un pezzo. Quando hanno fatto questo studio scientifico sono andati dei sommozzatori nel mare per vedere se effettivamente questo grande blocco di roccia, vi metto qui una fotografia da qualche parte, se questo grande blocco di roccia si trova effettivamente all'interno del mare oppure no, e sembra di sì. Per cui qualche centinaio di migliaia di anni fa sicuramente è già accaduto una grande frana nell'isola della Palma, infatti i resti sono dall'altra parte nell'oceano, per cui non è detto che questo evento non si ripeta. Sicuramente non è una cosa che può accadere dall'oggi a domani, è un evento geologico per cui ha bisogno di tempo per provocarsi, speriamo non succeda mai, però questo per dire che la serie ha effettivamente esagerato e in più hanno fatto la cagata pazzesca di andare via in barca, ma non è totalmente infondata la possibilità dello tsunami. Quindi ragazzi, sicuramente è molto meglio scappare verso la montagna in caso di tsunami che prendere una barca o prendere un aereo. Fra poco andremo a parlare tra l'altro di cosa succede durante un'eruzione vulcanica con gli aerei. Vi faccio vedere qualcosa di brutale. Ok ragazzi, sì, è arrivato adesso il momento di parlare del disastro aereo dell'aeroporto della Palma, che è proprio lì dietro di me. Credo che in questo caso la serie abbia veramente esagerato, perché questo aeroporto sì ha 2 game over, uno in atterraggio e uno in partenza, perché la pista è lunga solo 2200 metri e da quello che ho letto è uno degli aeroporti sicuramente tra i più complicati per i piloti per atterrare, perché come potete vedere lì la pista praticamente è a 100 metri dal mare, si atterra lì in questa zona e si deve frenare prima di arrivare lì alla fine per evitare di entrare nel mare nuovamente. Inoltre posso assicurarvi che durante un'eruzione vulcanica, dato che la cenere è molto pericolosa per i motori, le turbine degli aerei, l'aeroporto è sempre stato chiuso, per cui qua la serie sicuramente ha esagerato, è impossibile che facciano partire un aereo durante un'eruzione vulcanica o se c'è il rischio che il vulcano esploda. Sicuramente atterrare alla Palma non è delle cose migliori nemmeno per i passeggeri, tra l'altro là sotto, proprio dove c'è la pista, dove inizia l'atterraggio degli aerei, c'è un ristorantino super guai, un ristorantino super buono e super economico, dove praticamente tu mangi con gli aerei che ti sfiorano la testa e ti fanno volare via il cappello, qualcosa di incredibile. Ok ragazzi, è arrivato il momento che io mi metta ad editare, perché sennò il video esce quando la serie della Palma già non se la caga più nessuno. Se non l'avete ancora fatto, ricordatevi di iscrivervi al canale, condividete con tutti i vostri amici per WhatsApp questo video per darmi una mano. Un saluto, un abbraccio e ci vediamo in qualche giorno con un altro super video. Ciao chicos, ciao chicas, hasta pronto.